amici lettori di manga, oggi siamo qui per la mia recensione personale su Blame o Blame di Tsutomu Miei, opera a carattere fantascientifico che ha fatto la storia, è entrata nella leggenda dei fumetti di fantascienza, edita dal 1997 al 2003, nella sua Master Edition qua pubblicata da Planet Manga. Qui possiamo vedere tutti e 6 volumi che mi sono arrivati in un cofanetto che poi ho prontamente finito di demolire in quanto mi è arrivato distrutto proprio per difetti di montaggio e di stampa da parte di Panini, ma vabbè, ce lo teniamo così senza cofanetto, che vi lascio il video di come mi è arrivato in condizioni veramente pessime e era irrecuperabile, quindi cestino. Ma perché questo titolo che riporta l'apparenza inganna? Perché molta gente crede che questa opera, essendo scarna di dialoghi, non presenti quasi per nulla una trama lineare, una trama comunque che segue un filo logico. La reputa quasi un artbook, guardando altre recensioni altrui e pareri altrui, sembra quasi che veramente sia uno scorrere di immagini e nulla più. Ma quel poco dialogo che c'è è molto funzionale e rende l'opera in molti punti sì incomprensibile, ma da qui a dire che non ci sia una trama al suo interno mi sembrano parolone veramente azzardate. Due cenni sulla trama, in quanto proprio do un input per incentivarvi la lettura. C'è questo personaggio principale, ovvero Killy, che deve cercare in questo mondo distopico e futuristico, nonché fantascientifico, abitato da cyborg, deve cercare dei geni chiamati terminali di rete. Questi geni ovviamente si trovano in esseri umani e qui mi voglio fermare e lasciare a voi la lettura, che è molto particolare e sicuramente non adatta a tutti, poi vedremo anche il perché. Killy si dovrà cimentare in questa ricerca di questi geni, passando per questa particolare struttura, questa mega struttura che va a comporre questa sorta di città futuristica, che si compone anch'essa di vari livelli che si sviluppano sia in orizzontale che in verticale, ma sono dei livelli composti principalmente da strutture meccaniche, nonché di cavi, tubi, eccetera, tutto quel che può riguardare insomma un mondo piuttosto distopico e intricato. Come possiamo vedere da queste tavole sono molto particolari, molto cupe e soprattutto le ambientazioni, come vedete, a tutti gli effetti sembrano città normali piene di cose particolari proprio legate al mondo della robotica, elettronica, eccetera. Indubbiamente la cosa che più salta all'occhio sono appunto i disegni molto ben definiti, curati nei minimi particolari e che hanno subito una certa influenza, non so per quale motivo, dal fumetto francese. Essendo proprio lui architetto, si può dire abbia curato proprio veramente bene tutti i fondali, le varie strutture, le varie forme geometriche che troviamo in questa sorta di città. Sono proprio questi disegni impattanti che portano il lettore magari a soffermarsi più sulle tavole, sulle immagini, che sulla trama stessa. Quindi la trovo magari una trama incomprensibile, ma se noi andiamo ad analizzarla in modo più approfondito capiamo che in realtà la trama c'è ed è molto strutturata e complessa, nonostante, come detto, all'apparenza sembra proprio discorrere un artbook, ma in realtà non è così. Se i primi capitoli vi sembrano non portare da nessuna parte, vi sembra che ci sia questo Killy che vaga praticamente su questi vari livelli alla ricerca di questi geni, col proseguire della storia tutto si farà più complicato, più complesso, in alcune parti piuttosto di non facile comprensione, proprio magari dovuto ai combattimenti particolari, ai teletrasporti che si trovano al suo interno, che magari non fanno capire in toto ciò che l'autore vuole dire su carta, ma come dico sempre io, alla fine bisogna un po' vedere l'opera in sé, entrare nel mood dell'autore, cercare di capire più il contesto dell'opera, più il viaggio che compie Killy attraverso questa ambientazione particolare, davvero ben fatta e congegnata, piuttosto che magari andare a cercare il pelo nell'uovo
a ogni personaggio che compare, chiedersi il perché, di come, di quando, di cosa possa succedere, se succederà, come mai così, colà. Non bisogna fare questi ragionamenti, bisogna prendere un po' la trama per quello che è e per quello che è il genere fantascientifico, che comunque non è un genere che porta il lettore su un'unica soluzione di narrazione, ma che lo può portare a vedere diverse sfaccettature dell'opera. Blame o Blame è senza dubbio un seinen a tutti gli effetti perché presenta molti elementi, come piace definirli a me, criptici, che non rende la trama particolarmente di facile comprensione e con diverse chiavi di lettura. È un'opera che dividerà senz'altro i suoi lettori. C'è chi la amerà e c'è invece chi la odierà a tutti gli effetti, non ci troverà nulla di piacevole. Questo, come detto, dovuto proprio al suo difficile modo di essere interpretata, ma anche magari da un contesto non apprezzato da tutti e magari anche da un disegno in alcuni punti davvero molto splatter e gore. Quindi se non vi piace questo genere di violenza, perché qui ce n'è in abbondanza, non vi piacciono le ambientazioni robotiche, meglio stare alla larga e non pensate di trovare il classico shonen banalotto, perché qua non è così. La narrazione, complice anche il disegno dinamico, l'ho trovata sin da subito adrenalinica e prorompente, molto efficace e veloce, ad eccezione del quinto volume che secondo me è il volume più debole, in cui ci sono parecchi combattimenti e alcune parti sono piuttosto confuse e di difficile comprensione. Devo dire che in conclusione a me è piaciuta, è un'opera che ha saputo darmi delle emozioni, soprattutto a livello visivo, perché ovviamente Tsutomu Niei sa il fatto suo, sa disegnare queste tavole molto cupe e alternare queste ambientazioni davvero opprimenti, soffocanti, con ambientazioni all'apparenza veramente ampie e strutturate come fossero spazi aperti, ma in realtà soffocanti allo stesso tempo, con queste scalinate immense, lunghe, infinite, queste forme geometriche alquanto inquietanti che fanno sembrare lo stesso Kill e i suoi protagonisti dell'opera delle macchiette all'interno di queste mega strutture di questa città in continua espansione. A me personalmente il genere fantascientifico non fa impazzire, però ho voluto provare a dare un'opportunità anche a quest'opera per capire il perché fosse tanto discussa, il perché ci fossero questi pareri discordanti tra chi la riteneva un'opera veramente mal riuscita e chi la ritiene un vero e proprio capolavoro. Io mi ritengo, dopo la lettura completa, di trovarmi nel mezzo di queste due fazioni, ovvero che non è né un capolavoro, ma sicuramente non è un'opera incomprensibile e comunque da buttare. Nel suo genere, secondo me, è un'opera che ha fatto la storia, è un'opera che verrà ricordata per anni, che non è invecchiata, è godibilissima nonostante sia degli anni, fine anni 90, ma presenta tutti quei punti deboli che può caratterizzare il genere fantascientifico, che a non tutti possono piacere e me ne rendo conto, quindi provatelo, ma non vi posso garantire a mani basse che questa sia un'opera fatta per voi e che vi farà impazzire e strappare i capelli per la gioia di averla letta, visto che la difficoltà di comprensione c'è ed è abbastanza alta. Ultimo mio consiglio è di non fermarvi solamente all'apparenza, quindi dei disegni, del puro impatto visivo, grafico, che sicuramente è di alto livello, di un livello che non troverete in moltissimi manga, anche perché l'architettura, la struttura, il world building che c'è dietro in quest'opera è veramente elaborata. Quindi cercate di vedere un po' con occhio più critico l'ambientazione e il contesto in cui il personaggio si trova e vedrete che in un qualche modo riuscirete ad apprezzarla molto di più che soffermarvi magari solo sui disegni. Bene, con questa recensione alquanto critica spero di non avervi annoiato e vi raccomando, cliccate un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale e al mio prossimo video. Ciao gente!